tutti, benvenuti su Bianco Lievito e benvenuti a questa prima lezione sul rinfresco del lievito madre. E questa è una lezione assolutamente importante se vogliamo parlare di lievito madre ed utilizzarlo nelle nostre ricette. Tra poco sarà il periodo di panettoni, pandori, quindi è importante avere un lievito naturale in forma e in forza. Come vedete il mio lievito naturale è conservato in acqua perché questo è un metodo di facile esecuzione sia a livello casalingo ma anche a livello professionale. La presenza dell'acqua nella ciotola assorbe la gran parte delle acidità lattiche, le acidità che non vogliamo avere nel lievito e quindi ci permette di lavorare sempre con un lievito alla giusta acidità e un lievito più sicuro da andare a inserire all'interno delle nostre ricette. Questo lievito che vedete qui è stato rinfrescato 24 ore fa, è stato rinfrescato con l'acqua, farina e lievito, come andremo a vedere ora, e appunto il metodo che vi farò vedere oggi si può utilizzare sia per i rinfreschi giornalieri, che andremo a fare proprio durante i periodi di maggiore attività del lievito, quando ci serve veramente averlo tutti i giorni a portata di mano, ma può essere anche utilizzata con dosi e rapporti di lievito e farina diversi per conservare il lievito in frigorifero fino a una settimana o in freezer per anche un mese o più mesi. Questo è possibile perché il lievito nella sua straordinaria composizione contiene anche delle molecole organiche che proteggono la cellula di lievito sia dall'azione aggressiva del freddo e che rendono appunto la conservazione in ambienti appunto estremi come potrebbe essere il freezer assolutamente possibile. Quindi siate pure tranquilli nel conservare il lievito in congelatore, chiaramente con il giusto presupposto e con la giusta lavorazione. Non ci resta che iniziamo appunto subito a rinfrescare il nostro lievito naturale. Eccoci qua. Il primo passo per effettuare il rinfresco del lievito madre è quello di fare il bagnetto al lievito madre. Fare il bagnetto significa recuperare la massa del lievito madre che vedete appunto in questa ciotola, strizzarla bene e metterla a bagno per 20-30 minuti in acqua a 38 gradi centigradi, addizionata leggermente con 2 grammi litro di zucchero semolato. E durante questo periodo di immersione il lievito anzitutto si ossigena, il lievito perde l'acidità che ha accumulato durante le 24 ore di fermentazione e solamente a quel momento avremo un lievito con un pH tendenzialmente intorno ai 4 e 3,8 che poi andremo a riportare a regime con l'aggiunta della farina e dell'acqua. Quindi il primo step è quello di recuperare appunto la polpa del lievito madre. Per far questo dovremmo aprire il lievito. Già dai primi, una volta aperto il lievito se ne può sentire l'odore. L'odore del lievito maturo deve essere assolutamente alcolica, non deve essere lattica e l'acidità lattica la avvertite perché ha un sentore, se volete, di formaggio. Quindi si vanno a togliere le croste che vedete che si è formato. Sappiate bene che una crosta bella spessa sul lievito madre, una volta che questa è arrivata a maturazione, indica essenzialmente che il lievito è in forza, e il fatto anche che il lievito si spelli è un buon indice di maturità. Al naso l'odore è assolutamente gradevole, un'acidità alcolica, e se metteste una punta di lievito sulla lingua avvertirete un leggero pizzicore ma del tutto gradevole. Ok, il lievito è stato spolpato, andiamo ad aggiungere una piccola quantità di zucchero semolato in acqua, quindi più o meno il rapporto è di 2 grammi litro, acqua come vi ho detto a 38 gradi centigradi. Ok, si va a recuperare parte del lievito madre. Questo è come appare, vedete che il lievito madre è assolutamente ancora consistente dopo 24 ore, si strizza bene e si immerge in acqua. Si toglie eventualmente la parte a contatto con l'acqua, è tendenzialmente la parte con una consistenza più difficile da recuperare, quindi è normale che se ne perda un po'. Ok. Vi consiglio di fare pezzi abbastanza consistenti per evitare che poi il lievito vada
a disperdersi all'interno del bagnetto. È molto importante anche ricompattare e strizzare bene il lievito dall'acqua di fermentazione, che è un'acqua assolutamente molto acida. Ok. Purtroppo è un momento, un procedimento un po' pasticcione, ma questo è essenzialmente quello che dobbiamo ottenere. Ok, una volta che il lievito è stato immerso in acqua, vi lo ricordo, a 38 gradi con 2 grammi al litro di zucchero, lasciamo il lievito in immersione per circa 20-30 minuti. Quando il lievito emergerà a galla avremo già un primo segnale della salute del lievito. Se il lievito salirà a galla subito una volta messo nell'acqua, significherà che il lievito è troppo debole. Se al contrario il lievito dopo 20-30 minuti non sarà ancora venuto a galla, significherà che il lievito è piuttosto acido e quindi dovremo andare a correggere la sua acidità. Un lievito ottimale tendenzialmente sarà a galla tra i 7 e i 15 minuti. Quindi non ci resta che aspettare e ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci qua, sono passati 30 minuti, il lievito è venuto a galla, quindi possiamo procedere con la seconda fase, con quindi l'impastamento. Il primo passo da compiere è chiaramente recuperare il lievito, strizzarlo bene e poi metterlo in planetaria e poi vedremo nell'impastatrice per appunto effettuare l'impasto. Quindi andiamo a recuperare il lievito, strizzandolo bene, e questa è un'operazione molto importante. È un'operazione che chiaramente può compromettere poi, anzi modificare la quantità di acqua che sarà necessaria poi per l'impastamento. Allora, vi consiglio, alcune volte ricevo delle vostre mail per avere informazioni su quanto il lievito va rinfrescato e perché essenzialmente da rinfresca a rinfresco alcune volte si perda parecchio lievito. Allora, il mio consiglio è quello di rinfrescare una quantità di lievito consistente. Se rinfrescate il lievito tutti i giorni, cercate di non rinfrescarlo meno di 700 grammi. Capisco che, come dire, essenzialmente rinfrescare il lievito tutti i giorni comporta un uso non indifferente di farina, che chiaramente ha un costo. Tuttavia, rinfrescare poco lievito significa andarlo a disperdere essenzialmente nell'acqua. Disperdere il lievito nell'acqua è anche causato dal fatto che alcune volte alcuni di voi utilizzano essenzialmente troppa acqua per la conservazione del lievito, oppure utilizzano un recipiente che è fin troppo grande rispetto alla proporzione del lievito. Quindi il lievito salirà in una prima fase, in una seconda fase si allargherà per arrivare a coprire la ciotola e chiaramente maggiore è la superficie da coprire, più sottile sarà lo strato e quindi maggiormente sarà esposto all'acqua. Il risultato è che quando poi lo andate a riprendere e a strizzare, la maggior parte del lievito sarà inconsistente, sarà quasi sciolto in acqua. Quindi mi raccomando, due fattori importanti: il rapporto tra l'acqua e il recipiente durante il periodo di fermentazione. Giusto per darvi un'idea, la ciotola deve essere essenzialmente tanto larga la base per farci stare il lievito una volta che è rinfrescato, e la quantità d'acqua è sufficiente, deve essere sufficiente a coprire tutta la superficie del lievito. Quindi non esagerate con l'acqua, non è che più acqua mettete e più il lievito si conserva. A un certo punto chimicamente il lievito e l'acqua arrivano ad un equilibrio, quindi assolutamente fate qualcosa di ragionevole e non troppo, e non sprecate né troppo lievito né troppa farina. Quindi il lievito è nella ciotola, andiamo a pesare l'acqua, la farina e andiamo a procedere con l'impasto. A dopo. Allora, siamo pronti, abbiamo strizzato il lievito dopo il bagnetto durato 30 minuti, non fatelo durare di più perché poi non ce n'è bisogno, rischiate che poi il lievito vada ancora troppo a diluirsi. Il lievito è stato strizzato, abbiamo detto, messo all'interno della planetaria. Aggiungiamo una prima parte di acqua a 30 gradi e facciamo girare. Okay. In questa fase, chiaramente girando, continuerà la fase di ossigenazione e quindi di purificazione del lievito che avevamo già introdotto durante il bagnetto. Durante la fase appunto della planetaria il lievito si discioglie, si ossigena, vedete che formerà una schiuma
in superficie simbolo appunto di questa fase di ossigenazione. Una volta che il lievito sarà disciolto, possiamo unire la farina. Ok, il lievito si è disciolto, possiamo unire la farina. Per quanto riguarda la farina è molto importante utilizzare una farina appropriata per il rinfresco del lievito madre. Significa una farina essenzialmente che possa portare delle proteine all'interno del lievito, proteine che possono andare sulla composizione della farina da un 14 a un 15% per ogni 100 grammi. Quindi una farina forte, non esagerate, non utilizzate una farina troppo forte. Una farina Manitoba non va bene per il lievito perché è fin troppo ricca di proteine e si rischia di avere un lievito molto molto tenace. Una farina invece con un W di 380 o un contenuto proteico di 15-14% sul peso percentuale è assolutamente buona. Il fatto che sia 0 o 00 cambia poco. Non utilizzate farine macinate a pietra o farine semi-integrali perché apportereste all'interno del lievito crusca, una crusca che faciliterà una fermentazione lattica e che quindi potrà comportare un'acidificazione eccessiva fino a un irrancidimento del vostro lievito. Quindi mi raccomando sempre utilizzare farine tra virgolette raffinate. La farina poi non raffinata, macinata a pietra, semi-integrale o integrale, l'andremo poi a mettere all'interno della ricetta di quello che vogliamo preparare, di un panettone integrale, di un pane integrale, di una pizza integrale, ma non utilizzatela per il rinfresco del lievito. Andiamo a mettere la farina, facciamo girare e poi diamo un'ultima impastata energica all'interno della planetaria, perché io ho impastato 1 chilo di lievito con la farina e l'acqua, essenzialmente non va bene per questa macchina, ce ne vuole una un pochino più grande, anche perché l'impasto è piuttosto duro. Un altro consiglio che vi do, come vi ho appena detto, è la consistenza dell'impasto. La consistenza dell'impasto deve essere soda, non deve essere dura, deve essere un impasto coeso, ma piuttosto sodo, perché più acqua mettiamo, più si sviluppa un'attività lattica all'interno dell'impasto e del lievito, e quindi maggiormente sarà acido una volta che lo andiamo a riprendere. Quindi un lievito sodo, compatto, è essenzialmente garanzia di un risultato piuttosto sicuro. Andiamo a inserire la farina. La farina che io ho utilizzato in questo momento è la farina panettone del Molino Quaglia. Potete utilizzare altre farine che io ho testato che sono piuttosto buone, è la farina del Mulino Pasini, ma tendenzialmente questa della Mulino Quaglia è assolutamente ottima sia per il rinfresco del lievito madre che per la preparazione dei panettoni o dei grandi lievitati, quindi ve la consiglio, la potete trovare nel loro shopping online. Facciamo andare ancora l'impastatrice e poi passiamo in impastatrice a braccia tuffanti o a spirale o quello che Ecco qua, quello che state vedendo è l'impastamento del lievito all'interno della macchina. Come vedete il lievito ha una consistenza piuttosto compatta, piuttosto soda. Non è necessario farlo impastare per molto tempo, nel senso che non deve poi sviluppare una gran quantità di glutine, deve essere un impasto piuttosto grezzo, dato anche poi il contenuto di acqua. Quindi una volta che l'impasto sarà formato, sarà piuttosto compatto e omogeneo, potremo andarlo a recuperare e poi laminarlo e finalmente il rinfresco è terminato. Facciamo lavorare ancora qualche minuto e dopodiché avremo finito. Il lievito è stato laminato all'altezza più o meno di mezzo centimetro. L'operazione che dobbiamo fare è arrotolarlo in questo modo. Una volta che sarà arrotolato lo possiamo finalmente mettere in acqua di rete, acqua del rubinetto, temperatura ambiente, e lo lasceremo in immersione per altre 24 ore. Tra più o meno un 4-6 ore il lievito sarà venuto a galla, probabilmente anche un pochino prima, dipende poi dalla temperatura dell'ambiente. Dopodiché inizierà la sua vera e propria attività fermentativa. È molto importante la temperatura dell'ambiente, quindi mi raccomando, se durante l'inverno avete dei riscaldamenti, magari non lasciate il lievito troppo vicino a fonti di calore. La temperatura ideale perché il lievito possa essenzialmente fermentare è intorno ai 20 gradi.
anche 18 gradi essenzialmente, non mettetelo vicino a caloriferi nel forno pensando che più calore date meglio è, anzi più calore date al lievito più questo svilupperà un'acidità lattica. La quantità di acqua, come vi dicevo all'inizio, è sufficiente per coprire il lievito, non ci resta che aspettare 24 ore, dopodiché potremo riutilizzare il lievito e iniziare i 3 rinfreschi di preparazione prima di utilizzare il lievito appunto nelle nostre ricette. Spero che tutto questo sia stato chiaro, non esitate a farmi domande se c'è qualcosa che non avete capito o per cui non mi sono spiegato molto bene, contattatemi sul sito biancolievito.it e vi aspetto numerosi. A presto, ciao!